Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Guardate che spettacolo, sembra una normale fototrappola. È da alcuni anni che vi presento fototrappole, ma questa mi ha sorpreso. Questa ha tutto quello che si può desiderare, è la iZeekr IG600. Ha il wifi, ha il bluetooth, registra in 4K, registra fotografie, scatta fotografie a 48 megapixel, funziona benissimo, cattura qualunque dettaglio, ragazzi, è formidabile. Non so se prima descriverla oppure farvi vedere direttamente di cosa è capace, ma è giusto che prima vi descriva qualche caratteristica, vi faccia vedere alcune funzioni e poi vi farò vedere tutto quello che sono riuscito a registrare. Addirittura un gatto che passava semi nascosto, perché riesce a cogliere anche i minimi dettagli, ma rispetto a tante altre che si attivano anche col movimento degli alberi, con qualche altro movimento non desiderato, questa sembra che si attivi solo ed esclusivamente quando effettivamente c'è bisogno, quindi evita di occupare memoria inutilmente. Quindi guardiamola da vicino, ma stavo dimenticando di dirvi il prezzo. Costa circa 100 euro, per ora su Amazon tra Black Friday, offerte, promozioni varie, il prezzo esatto sinceramente non l'ho capito, ma orientativamente 100 euro. Se riesco a recuperare un codice di sconto ve lo metterò giù insieme al link per trovarla su Amazon. Quindi guardiamola da vicino, vediamo come è fatta e guardiamo soprattutto i suoi filmati. Ora iniziamo. Quindi dopo questa lunga e doverosa introduzione guardiamo la confezione, questa scatolina di colore blu. All'interno troviamo la nostra telecamera spia, la nostra fototrappola, che vi ricordo di utilizzare sempre secondo quello che dice la legge, non utilizzatela mai per spiare, ma per catturare qualcosa, per esempio animali o comunque tutto ciò insomma che è consentito. Troviamo quindi un supportino per poterla fissare a parete, snodandola in modo che indichi nella direzione che noi vogliamo, manuale di istruzioni, poi c'è quest'altra piccola scatolina da quest'altra parte, ovviamente c'è anche la cinghia che è già fuori, non ve la sto facendo vedere come unboxing, ma la trovate all'interno della confezione, e troviamo pure un cavo USB per la trasmissione dei dati. Quindi guardiamo direttamente il prodotto. Dimenticavo, ovviamente ci sono tutte le pellicole protettive nelle varie lenti eccetera, io le ho rimosse perché l'ho utilizzata per più di 2 mesi e lo vedrete anche dalla data impressa nelle immagini. L'ho ricevuta verso metà settembre e ve la sto recensendo solo oggi. Allora, si apre aprendo queste due aperture laterali, si accede al vano interno. L'unica cosa che diciamo non mi piace è che girando in questo modo, come il 99,9% delle telecamere fototrappola, ovviamente si gira anche l'obiettivo. Questa è una piccola pecca che però può essere risolta, adesso vi farò vedere come, grazie all'applicazione. Quindi abbiamo 3 sensori, riusciamo a captare sia lateralmente che frontalmente, doppia lente. Aprendolo troviamo tasti fisici e poi da questa parte abbiamo il selettore per poterla accendere, spegnere e attivare la funzione di registrazione. In basso abbiamo l'ingresso USB, l'ingresso per la SD e da questa parte abbiamo pure l'ingresso per l'alimentazione, perché possiamo pure alimentarla con un caricabatterie da 6 volt. Da questa parte, a proposito di alimentazione, abbiamo anche il vano per le batterie. Io sto utilizzando 4 batterie, ragazzi, vi ho detto da settembre a ora, e la batteria ancora sono circa a metà della carica e l'ho utilizzata ininterrottamente fino a fine ottobre, primi di novembre, senza nessun problema. Ha funzionato sotto le intemperie, c'è anche piovuto sopra, brutto tempo, non ha dato assolutamente alcun problema perché è totalmente impermeabile. Qua c'è questa guarnizione, poi abbiamo questo anellino che ci permette di chiuderla, facilissimo eventualmente da rompere, però possiamo essere sicuri nel caso in cui troviamo una rottura che qualcuno ha manomesso, comunque è andato a mettere le mani nella nostra telecamera. Qua c'è questo passo filettato, lo stesso da 1/4 di pollice delle macchine fotografiche, quindi si può utilizzare anche un cavalletto, ma si può anche fissare ad un albero sfruttando questa cinghia, un albero, un palo, insomma tutto ciò che vogliamo, anche una ringhiera eccetera. Adesso diamo un'occhiata velocissima al menu, ci permette di impostare la risoluzione delle fotografie e dei video, gestire il timer, quindi anche regolare la data eccetera. Però volevo farvi vedere anche un particolare, quindi andiamo nel menu. Abbiamo la possibilità di utilizzarlo come time lapse, possiamo registrare dei video in time lapse e ha una doppia funzione, permette di realizzare dei video praticamente finiti in time lapse oppure catturare delle fotografie con una sequenza di tempo che impostiamo noi e quindi salvare le fotografie a massima risoluzione per poi montarle successivamente con un programma. Diverse impostazioni per quanto riguarda la sensibilità, queste invece sono le impostazioni per quanto riguarda la fotocamera, quindi lo scatto della fotografia richiede quante foto vogliamo scattare quando c'è il passaggio di qualcosa davanti ai sensori, la velocità dell'otturatore e poi la risoluzione, in questo caso 48 megapixel, ma l'ho appena impostata perché ho voluto fare solo 1 o 2 prove con le fotografie. Penso che questo tipo di oggetto sia più richiesto per registrare dei video, quindi la foto ne ho fatte un paio ma niente di che. Da questa parte, a proposito di video, abbiamo la risoluzione, anche in questo caso ho fatto solo 2 o 3 video tenendola fra le mani con la massima risoluzione. Tutti gli altri video che vedrete sono stati registrati a 2K. Questo invece ci permette di impostare la lunghezza del video, che
io ho deciso di impostare a 10 secondi, ma è possibile variare con le freccette in alto e in basso. Registra anche l'audio e devo dire anche con una buona qualità. Poi le impostazioni classiche del dispositivo, quindi la data, l'ora, la formattazione, eccetera eccetera. Però andando nel menu principale, andando con la freccetta in su, come vedete si attiva la possibilità di collegarla tramite wifi, anche il bluetooth. Voi impostate direttamente la freccetta in su, fa tutto in automatico, si attiva bluetooth, wifi, insomma ci dà la possibilità di collegarla. La password predefinita è 1 2 3 4 5 6 7 8, ma è possibile anche cambiarla. E come vi stavo dicendo poco fa, tramite l'applicazione, se noi posizioniamo la nostra telecamera possiamo vedere quello che sta inquadrando, quindi dirigerla nel punto esatto. Il fatto che si giri e quindi che l'inquadratura venga falsata momentaneamente, effettivamente in questo caso poi non ha alcuna importanza, perché possiamo quindi intervenire. Quindi apriamo l'applicazione e guardiamo direttamente quello che riusciamo a vedere dal display del telefono. Quindi accendere Bluetooth, scansione, abbiamo già trovato la nostra telecamera, adesso dobbiamo accendere il wifi. Come vi dicevo, fa praticamente tutto in automatico, non dovete fare nulla di particolare. Come vedete mi sono connesso alla telecamera, da questa parte risulta wifi connesso. Quindi tornando all'applicazione, a questo punto avrò la possibilità di vedere quello che il nostro dispositivo sta registrando e la qualità è elevatissima, ragazzi. Guardate la qualità di quello che riesce a riprendere. Anche da questa parte abbiamo la possibilità di gestire le impostazioni, quindi megapixel delle fotografie, dei video, 4K eccetera, la possibilità di dare diverse impostazioni, passare da foto a video, ma in questo caso se vogliamo possiamo anche scattare una foto oppure registrare un video direttamente dal dispositivo e verrà registrato nella memory card e possiamo andare a rivederlo direttamente dal nostro dispositivo, eventualmente salvando delle immagini. Per utilizzarla come fototrappola effettivamente 2K già sono più che sufficienti. Poi se si vuole ottenere il massimo si può impostare appunto con la massima risoluzione e in quel caso avere il massimo di tutti i dettagli che riesce a catturare. Adesso vi faccio vedere qualche altro dettaglio. Quindi in questo modo abbiamo la nostra ripresa a colori. Voglio farvi vedere anche quanto sia veloce nel riadattarsi e nell'attivare la modalità ad infrarossi. Quindi spegniamo, già si sono attivati praticamente gli infrarossi. Guardate, da questa parte riusciamo a vederlo, anche se forse così non lo vedete. Quindi così riuscite a vedere. In questo modo abbiamo gli infrarossi e riusciamo a vedere tutto quello che la nostra telecamera sta riprendendo. Vi faccio una ripresa verso di me, se mi riesce. Ok. Quindi come vedete riusciamo a vedere tutto anche con gli infrarossi ed è effettivamente molto veloce, quindi aiuto. Ok, vediamo quanto tempo perde per passare a colori, praticamente immediata. È già disattivato da questa parte la trasmissione dei dati, che non è velocissima. Quindi adesso chiudiamo l'applicazione e utilizziamo la nostra telecamera nel modo standard, nel modo classico. Quindi siamo sulla modalità setup, spostandolo sulla destra abbiamo la possibilità di avviare la registrazione. Ci sarà un conto alla rovescia, quindi auto record ready, arriva fino a 0, dopodiché inizia a registrare. Da questo momento la nostra telecamera è già operativa, sta registrando. Abbiamo la possibilità, se vogliamo, di attivare la modalità registrazione video più scatto fotografie, ma vi sconsiglio di utilizzarlo perché nel momento in cui scatta la foto al passaggio di un animale, in quel caso l'animale passerebbe e durante il video non ci sarebbe nessuna ripresa. Quindi spegniamo le luci, vediamo come si comporta al buio pesto. Ragazzi, già è attiva la modalità infrarossi. Come vedete si accendono questi due LED, sono solo due, ovviamente dalla ripresa sembrano molto visibili. Posso garantirvi, vi giuro, che non riesco a vedere la luminosità che effettivamente riesco a vedere col telefonino. Non riesco a capire perché ogni volta con il telefonino gli infrarossi si vedono molto di più di come io effettivamente li veda ad occhio nudo. Comunque questi sono i due puntini, riattiviamola, quindi ok, questi sono i due puntini che si vedono, ma possiamo anche disattivarli dalle impostazioni. Per il resto non abbiamo alcun LED che segnala la presenza della nostra fototrappola, quindi nel caso in cui vogliamo riprendere degli animali o vogliamo tenere sotto controllo le nostre proprietà, eventuali malfattori potrebbero essere colti in flagranza perché la telecamera non li avvisa della sua presenza e quindi potremo registrare tutte le loro malefatte. Quindi riaccendiamo le luci. Per me, ragazzi, è spettacolare perché è fatta bene, è robusta e ha tutte quelle funzioni che tante altre fotocamere che costano anche di più possibilmente non hanno. Sto trasferendo i file al pennino, li utilizzerò per fare il montaggio video, qualcosa la commenterò
con la mia voce, per qualche altra foto o qualche altro video eventualmente metterò una musica di sottofondo, perché i video sono 39, durano 10 secondi ciascuno, devo cercare di fare un pochettino di selezione fra quale inserire e quale no, anche se effettivamente vale la pena di guardarli tutti, quindi ora valuterò un po' il tutto, ma comunque vedrete tutte cose nel montaggio a schermo intero con la massima risoluzione. Vi faccio vedere la qualità delle immagini e la qualità del video facendo un confronto fra una risoluzione di 30 pixel e una di 48 megapixel. Allora, questa foto è stata scattata a 13 megapixel, si vede bene, si vedono i dettagli anche distanti, pure i colori mi piacciono tantissimo, zoomando si vedono anche sullo sfondo le finestre, però come vedete il filo è un pochettino a zig zag, insomma non è sicuramente il massimo, però va bene come fotografia per documentare qualcosa, il passaggio di qualcuno si distingue perfettamente in volto, quindi non abbiamo alcun problema nell'utilizzo anche in questa modalità. Questa è stata scattata pure con 13 megapixel, come vedete si vede pure abbastanza bene, si vedono tutti i dettagli, però non è proprio il massimo della risoluzione. Ora guardiamo le stesse foto però scattate a 48 megapixel. Guardate qua i fili, si vedono i cavi elettrici della stazione, in questo caso molto definiti, si vede tutto benissimo, addirittura da questa parte dove c'è il sole che rientra perfettamente nella fotografia, i cavi si vedono fino all'ultimo dove poi la foto diventa troppo sovraesposta, c'è un pochettino il riflesso sulla lente, ma non è una fotocamera che si utilizza per fotografie turistiche, insomma per le gite eccetera. Quest'altra foto, come quella di prima, riprende i binari ma si vede molto meglio, si leggono benissimo pure le scritte e tutti i dettagli, quindi come fotocamera guardate il contrasto dei colori, sono effettivamente realistici, mi piace tantissimo. Ora guardiamo queste fotografie, questi sono dei selfie scattati con una risoluzione bassa, quindi in questo caso con 13 megapixel, ma semplicemente per farvi vedere la qualità della fotocamera. Sicuramente non è una fotocamera che si utilizza per fare selfie, però se passa qualcuno davanti all'obiettivo comunque si riconosce perfettamente, si vedono tutti i dettagli, quindi l'immagine è nitida. Ora vi faccio vedere i video in 4K in esterno, tenendo però la fotocamera fra le mani, e guardate la risoluzione, col 4K si vede benissimo. Sembra in questo caso, a parte il fatto che non ha la stabilizzazione ovviamente, ma sembra un video registrato da un telefonino di ultima generazione. Si vedono tutti i dettagli, tutto per bene. Questo è un video breve, ne ho fatto uno pure un pochettino più lungo, in cui si vedono effettivamente tutti i dettagli. Guardate che bello, anche come si adatta in base alla luminosità. E ora dovrei, se ricordo bene, mi sono fatto pure una ripresa io, si vedono tutti i vari dettagli, le fughe dei San Pietrini, insomma. Secondo me come risoluzione va benissimo, e queste sono semplicemente delle riprese tenendo la telecamera fra le mani. Vi faccio vedere direttamente quello che è riuscito a riprendere in autonomia piazzata su una ringhiera in legno. Vi faccio vedere questa in anteprima velocemente. Questo è stato scattato il 23 ottobre 2022 alle 9:41 del mattino, quindi mette a fuoco l'albero, la macchina, questa parte dei cespugli, ma mette a fuoco benissimo anche i mattoni in fondo, pure queste foglioline qua sotto di questi alberi, quindi una telecamera che riesce a registrare con un'ottima qualità di giorno e di notte. Guardiamo quindi alcune riprese di gatti, quasi tutte della durata di 10 secondi, per farvi vedere la sensibilità del sensore. Allora guardate, qua il gatto è appena passato, quindi una volta messo davanti ai sensori immediatamente è iniziato a registrare, ma non solo quando il gatto è in primo piano come questo. Guardate qua, sulla destra sta passando un gatto, si vede a malapena, prende una parte piccolissima dell'inquadratura, eppure riesce a registrarlo. Come in questo caso, se guardate nell'angolino fra il muretto e la ringhiera si vedono delle orecchie, è riuscito a registrare pure questo piccolo movimento, quindi una parte piccolissima di un gatto. In quest'altra occasione pure si vede il gatto che è nello stesso angolo di spalle, quindi una porzione piccolissima della ripresa, e continua a filmare senza problemi. Come in quest'altro caso che si vedono solo le orecchie e una parte della testa, quindi molto sensibile. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa definizione, ma soprattutto della sua precisione e sensibilità. Guardate, qua si vede solo la coda di un gatto nascosto fra i rami dell'albero, e anche in questo caso lo sta registrando. Ma così come i gatti riesce a registrare anche alcuni uccelli, quindi dopo quest'altro gatto poco visibile che era sulla destra vi farò vedere un pettirosso e altri uccelli. Quindi questo uccello, che non so che razza sia, è stato filmato con una buonissima definizione. Vi invito anche a guardare la messa a fuoco in fondo del palazzo, tutti i ramoscelli, insomma la definizione dei colori sia dell'ambiente che di questo pettirosso che è sulla ringhiera.
si alternano diverse riprese di uccelli, e in basso sulla destra potete vedere che vengono riportate la data, ma anche l'orario, fase lunare, se è giorno, se è notte, insomma tutte le informazioni necessarie, tra cui anche la temperatura. Come avete visto da vicinissimo la messa a fuoco non è proprio elevatissima, ma era ad una distanza di pochi centimetri. Già a circa mezzo metro, come vedete, si vede molto bene. Quindi delle riprese dettagliate in diverse situazioni di luminosità, perché come vedete sempre in basso a destra gli orari variano dalla mattina alla sera, e nonostante la luce nella parte opposta, quindi contro la lente, si continua a vedere perfettamente senza avere sovra sottoesposizioni che danneggiano l'inquadratura. Per me è una fotocamera che funziona bene, tra le migliori che io abbia provato, se non addirittura la migliore. È un prodotto che mi ha soddisfatto davvero tantissimo. Per le altre fototrappole vi ho detto che andavano bene, vi ho detto dovete scendere a compromessi, dovete accontentarvi di eccetera eccetera. Questa invece ha tutto, ha il wifi per salvare le fotografie, perché nel caso in cui noi abbiamo posizionato bene la nostra fototrappola non abbiamo la necessità di andare ad aprire ogni volta lo sportellino per vedere quanta batteria rimane, se nella memoria sono presenti dei file interessanti eccetera. Ci avviciniamo col telefonino, controlliamo quello che c'è all'interno della nostra SD, controlliamo lo stato della carica delle batterie, possiamo cambiare impostazioni per quanto riguarda la risoluzione, insomma una fototrappola ricca che costa solo 100 euro. E dico solo 100 euro non perché 100 euro siano da buttare, ma perché altre fototrappole, anche che vi ho fatto vedere, costano su per giù la stessa cifra, ma non hanno queste funzioni e non hanno questa qualità. Quindi ho l'entusiasmo nel farvela conoscere, perché riconosco obiettivamente che è un prodotto molto valido, che mi ha sorpreso e mi ha stupito per come funziona bene. Vi lascerò il link giù nel primo commento nella descrizione, spero di associarlo anche ad un codice di sconto in modo che possiate pagarla il meno possibile, però vi invito anche ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace qua giù cliccando sul pollice in all'insù, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!